Ciao a tutti e benvenuti o bentornati. Con l'estate alle porte e la Pasqua appena trascorsa tra grigliate, picnic, uova di cioccolato e colombe, per molti arriva il momento di rimettersi in forma per mostrarsi al meglio in costume da bagno. Spesso libri e riviste ci consigliano di seguire le diete lampo, rigide e restrittive, che non solo ci fanno sentire frustrati e privati del piacere di mangiare, ma non ci aiutano a raggiungere il nostro obiettivo, perché sono quasi impossibili da seguire. In questo video voglio darti alcuni consigli su come raggiungere il tuo obiettivo di sentirti bene con il tuo corpo mangiando in modo sano, gustoso e sostenibile nel lungo termine, senza seguire una dieta rigida e restrittiva. Se inizi subito vedrai i primi risultati già all'arrivo dell'estate, così da poterli mettere in bella mostra. Ma prima, se non sei ancora iscritto, fallo ora per restare sempre aggiornato sui contenuti settimanali. Io sono Margherita e aiuto le persone a cucinare più frequentemente e in modo più sano e a cambiare le proprie abitudini per tornare in forma. Non sono un medico, un nutrizionista o un alimentarista, sono un'appassionata di cucina sana e esperta di mindset e abitudini. Ora condividerò con te 4 consigli che ritengo fondamentali per tenersi o mettersi in forma e che ti daranno subito risultati in vista dell'estate, se inizierai ad applicarli da subito. Approfondirò in particolare il primo e il terzo consiglio, perché riguardano nello specifico alimenti, spesa e pianificazione dei pasti. Quindi ti darò un elenco di cibi sani e nutrienti che possono aiutarti a ritrovare la forma senza rinunciare a gusto e quantità. Ti darò qualche suggerimento su cosa mettere nella lista della spesa e anche come pianificare i pasti di una settimana in modo da darti un'idea chiara o comunque una sorta di schema da seguire che potrai variare facilmente nel corso delle settimane per non rendere monotona la tua esperienza alimentare. Iniziamo! Consiglio 1. Scegli cibi nutrienti e gustosi. Il primo consiglio che voglio darti è di scegliere cibi nutrienti e gustosi, come frutta e verdura fresca, cereali integrali, legumi, proteine magre e grassi sani come quelli contenuti in noci, semi e avocado. Questi alimenti ti daranno l'energia necessaria per svolgere le tue attività quotidiane e ti faranno sentire sazio più a lungo, riducendo la voglia di snack industriali poco salutari e che fanno ingrassare. Il secondo consiglio è di evitare i cibi trasformati e le bibite zuccherate, che spesso contengono molte calorie inutili e pochi nutrienti utili per il nostro corpo. Scegli invece alimenti freschi e preparati in casa, utilizzando spezie e erbe aromatiche per dare sapore ai tuoi piatti. Consiglio 3. Pianifica i pasti e fai una lista della spesa. Il terzo consiglio è di pianificare i tuoi pasti e fare una lista della spesa per evitare di comprare cibi poco salutari o che rappresentino una tentazione al tornare alle vecchie abitudini poco sane che ti hanno fatto mettere su peso. In questo modo risparmierai anche tempo e denaro e avrai sempre a disposizione ingredienti sani e gustosi per preparare i tuoi pasti. Consiglio 4. Non privarti del piacere di mangiare. Il quarto e ultimo consiglio è di non privarti del piacere di mangiare. Mangiare in modo sano non significa rinunciare al gusto o al piacere di gustare un dolce o una pizza. Scegli invece di concederti occasionalmente una porzione controllata di ciò che ti piace e goditi il momento senza sensi di colpa. Scegli un pasto libero o anche un giorno intero se la bilancia dice che stai andando alla grande tutti gli altri giorni e mangia quello che più ti piace. Per me, ad esempio, è la cena del sabato dove mangio la pizza condita come più mi piace e poi occasionalmente un pasto a settimana, pranzo o cena, dove mangio fuori qualcosa che mi piace accompagnato da un dessert. Ora vediamo alcuni esempi di alimenti sani che possono aiutare a perdere peso e che dovresti includere nella tua lista della spesa. La frutta fresca. La frutta è ricca di fibre, vitamine e antiossidanti che favoriscono la digestione e il buon funzionamento dell'organismo. Inoltre ha un alto contenuto di acqua che aiuta a mantenere il corpo idratato e sazia per più tempo. Opta per frutta di stagione. Poi c'è la verdura fresca. La verdura è anch'essa ricca di fibre, vitamine e antiossidanti ed è povera di calorie. Inoltre contiene anche lei un'elevata quantità d'acqua che, come dicevamo, aiuta a saziare l'appetito e a mantenere il corpo idratato. Scegli verdure di stagione e per esempio pomodori, cetrioli, zucchine, carote, spinaci, broccoli. Poi ci sono i cereali integrali.
I cereali integrali, come riso integrale, quinoa, farro e orzo, sono ricchi di fibre e carboidrati complessi che aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a saziare l'appetito per più tempo. Inoltre sono una fonte di proteine vegetali e di micronutrienti come ferro, magnesio, vitamine del gruppo B, eccetera. Poi abbiamo i legumi. I legumi come fagioli, ceci, lenticchie e piselli sono una fonte importante di proteine vegetali, fibre e carboidrati complessi. Inoltre contengono pochi grassi e sono ricchi di ferro, magnesio, folati. Scegli legumi secchi o in scatola, ma se scegli quelli in scatola stai attento che siano senza sale e senza zucchero. Poi abbiamo le proteine magre. Le proteine magre come pollo, tacchino, pesce, uova e tofu sono importanti per il mantenimento della massa muscolare e per il controllo dell'appetito. Opta per tagli di carne particolarmente magra, per esempio il petto di pollo di tacchino, oppure pesci ricchi di omega 3 come il salmone, il tonno, lo sgombro, eccetera. In ultimo, grassi sani. I grassi sani, come quelli contenuti nelle noci, nei semi, nell'avocado e nell'olio d'oliva, sono importanti per la salute del cuore e del cervello e anche loro aiutano a saziare l'appetito. Quindi scegli i grassi non idrogenati e senza aggiunte di sale. Ricordati che la varietà e la moderazione sono fondamentali per una dieta equilibrata e salutare. Includi nella tua lista della spesa una buona combinazione di questi alimenti e usa la creatività per preparare pasti gustosi e sani. Io però vorrei comunque darti un mio schema di pianificazione dei pasti per una settimana, perché penso potrebbe esserti utile. Te lo elencherò e poi metterò una versione scritta da qualche parte affinché tu possa segnarti quello che ti interessa in modo più facile. Troverai comunque le slide nel corso del video. Ecco un esempio di pianificazione dei pasti per una settimana utilizzando gli alimenti suggeriti. Lunedì: colazione yogurt greco con fragole e muesli, spuntino del mattino un'arancia, pranzo insalata di pollo con lattuga, pomodori, cetrioli, carote e avocado, spuntino del pomeriggio hummus con bastoncini di carote e sedano, cena salmone alla griglia con riso integrale e broccoli al vapore. Martedì: colazione smoothie con banana, spinaci, latte di mandorle e semi di chia, spuntino del mattino una mela, pranzo rotoli di lattuga con salmone, avocado e pomodori, spuntino del pomeriggio una porzione di noci miste e a cena una zuppa di lenticchie con pane integrale. Mercoledì: a colazione porridge con latte di cocco, miele e cannella, spuntino del mattino una pera, a pranzo un'insalata di quinoa con pomodori, cetrioli, ceci e olive, spuntino del pomeriggio bastoncini di sedano con hummus, a cena petto di pollo alla griglia con patate dolci al forno e asparagi. Giovedì: a colazione uova strapazzate con spinaci e pane integrale tostato, spuntino del mattino una banana, a pranzo un'insalata di fagioli con pomodori, cipolle, mais e tonno, spuntino del pomeriggio una porzione di mandorle e a cena gamberoni alla griglia con riso integrale e zucchine saltate in padella. Venerdì: a colazione pancake integrali con mirtilli freschi e sciroppo d'acero, spuntino del mattino un'arancia, a pranzo un'insalata di pollo con lattuga, pomodori, cetrioli, carote e avocado, spuntino del pomeriggio bastoncini di carote con hummus. E a cena tofu al forno con verdure miste al vapore e il riso integrale. Sabato: colazione yogurt greco con fragole e muesli, spuntino del mattino una porzione di noci miste, a pranzo rotoli di lattuga con tacchino, avocado e pomodori, spuntino del pomeriggio bastoncini di sedano con hummus e a cena salmone alla griglia con patate dolci al forno e broccoli al vapore. Domenica: colazione con smoothie di banana, spinaci, latte di mandorle e semi di chia, spuntino del mattino una mela, pranzo vellutata di verdure miste con pane integrale, spuntino del pomeriggio una porzione di mandorle e a cena un bel pollo al curry con riso integrale e verdure saltate in padella. Ricorda che questo è solo un'idea di pianificazione dei pasti e che puoi modificare o sostituire gli alimenti in base alle tue preferenze e alle tue esigenze nutrizionali. Inoltre, assicurati di seguire sempre una dieta bilanciata che fornisca tutti i nutrienti necessari al corpo. In caso di dubbi o esigenze specifiche, o comunque in generale prima di apportare cambiamenti profondi al tuo modo di mangiare, è meglio fare due chiacchiere con il tuo medico. Questi sono i miei consigli per rimetterti in forma per l'estate mangiando in modo sano e gustoso senza seguire una dieta rigida. Spero che ti siano stati utili e che possano aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e salute.
Grazie come sempre per essere stati con me a fare 4 chiacchiere su come rimettersi in forma per l'estate mangiando meglio e per avermi tenuto compagnia fino alla fine anche oggi. Fatemi sapere nei commenti se avete altre domande, se volete condividere le vostre esperienze o se avete qualche richiesta per i video futuri. Potete anche scrivere al mio indirizzo mail che vi lascio comunque in descrizione, che è nutritionalcookingconsultant@gmail.com. Grazie ancora per la compagnia, ci vediamo al prossimo video, buona giornata, ciao ciao!